Chi è Gianfranco Ferré? È un leone, un professionista direi serio che ama soprattutto il suo lavoro, è una persona abbastanza attiva e molto dinamica. Legnano è la città in cui sono nato. Ho le memorie degli anni tra 40 e 50, ho dei ricordi molto belli dei miei genitori. Mia madre con un vestito a fiori, spesso vestita di blu. Mio padre ha sempre vestito principe di Galles, Noisette, questi nomi, mi ricordo Noisette, bianco e nero. Un certo senso che si è sviluppato negli ultimi anni di studi, eccetera. Ha detto, ma sì, perché no? Andare al Politecnico. Ma non sapevo neanche disegnare bene quando sono arrivato alla facoltà di architettura. Ho imparato, vedendo le mie compagne, poi si passavano le giornate intere a disegnare, come disegnavano. Ho imparato a disegnare abbastanza bene. Se avessi due mani che si muovessero e disegnassero in maniera autonoma, con una disegnerei la figura in movimento, con l'altra disegnerei già la forma geometrica che devo dare al vestito. Avevo dei ricordi strani di come disegnarlo, ma non sapevo. E da lì è nata una storia, collane, cinture, cose strane, oggetti strani, che qualcuno ha visto addosso alla mia vita. E quel qualcuno era una famosa redattrice di Monaco che è ancora per mio la più grande, che è Anna Piaggi. E mi ha voluto conoscere, ho iniziato a lavorare, a fare le cose per lei. Però era sempre un periodo sì, di insoddisfazione, finché ho colto l'occasione di partire. L'India è stata la mia prima realtà di progetto. Il contatto con una civiltà che a parer mio è una specie di condensato della cultura orientale, è stato uno degli approcci che culturalmente più mi hanno formato. Sono tutte delle nozioni da un lato che ti formano e ti spingono a vedere altro. Io poi detesto una macchina fotografica, la mia memoria è degli schizzi che mamma poi mi faceva in albergo. Sono stato educato ad essere viaggiatore. Viaggiare era come una tappa determinante e stimolante nella formazione della mia naturale cultura. Ero stato tantissimi anni fa alla prima fiera di Canton, ma poi è stato bello il mio dialogo con la Cina, è sempre stato un dialogo di grossa fantasia. E in fondo questo lato fantastico ritrovato nascosto, che lo si deve andare a cercare, è una cosa che mi appassiona. Rimando all'impressione che ho avuto quando dal Venezuela ho volato sopra gli inizi della foresta del Sud America, e quindi ho riportato questo messaggio della piccolezza dell'uomo nei confronti della natura. C'è un luogo che io trovo sempre lontano da me, ancora adesso, è dell'Africa. Però lo amo, l'ho visitato, amo la primitività della sua arte. Lei dopo questi viaggi debuttò come stilista e incontrò un socio bolognese, Franco Mattioli. E tac, è arrivato questo incontro, siamo Mattioli, mi ha detto un'azienda che mi ha detto mi interessa occuparsi di queste cose. Ho detto ma ci provo. E da lì è iniziata la storia che poi ha portato 2 anni dopo a fondare il marchio Gianfranco Ferré. Potrebbe raccontarci un po' l'andamento della sua carriera di stilista tra il 78 e l'89, quando fu chiamato a Parigi a dirigere la famosa mitica Maison Dior? Sono già ricchi, che erano stati ricchi di tappe eccezionali. Poi aver creato questa Gianfranco Ferré, all'inizio eravamo 5 persone. L'aver conquistato certi mercati, l'aver deciso poi di fare un prodotto di qualità e di lusso. Una volontà di osare
una volontà di cimentarsi, una volontà di applicarsi. La moda come tale per me ha delle grosse sostanze. Serve per apparire, serve per manifestarsi. Cioè il vestito non è più una necessità per coprirsi, per essere qualcuno, ma deve corrisponderti come gusto, come sentimento, come voglia, un senso di responsabilità nei confronti di te stesso. Io ho scelto sempre e sono ancora con me dei colori primari che sono il bianco, il blu, il grigio e il nero. Poi c'è stata una nota di toni che variano a secondo gli umori, sono quelli dei rossi e poi forse ci sono della parte dei neutri. L'uomo, a parer mio, veste con la stessa libertà con la giacca di polvere in rosso, il pantalone bianco e la polo nera. Se conducessi un negozio, io vorrei che in un negozio fosse sempre una camicia bianca normale a uomo tagliata bene, perché in fondo al giorno d'oggi sotto la giacca metti la gonna corta o metti il pantalone, però è l'unico, a parer mio, caposaldo nell'abbigliamento di un certo tipo di donna. Che cos'è fare l'alta moda? La vera alta moda è un prodotto cucito a mano. Non era assolutamente un sogno, però adesso che la faccio e tramite quella di Roma sono arrivato a fare l'esperienza, io dico unica al mondo, quella di condurre la Maison Dior, dico è un privilegio quella di poter. Così al momento in cui, occupandomi già di moda, mi è stato offerto di occuparmi di Dior, pensando però che fosse uno scherzo, era il sabato di Carnevale quando mi hanno telefonato, ho detto perché no. L'affrontare un'avventura di tipo internazionale, l'entrare in uno di quelli che erano i capisaldi di un certo tipo di realtà di moda, era anche quello un nuovo modo di progettare. Soprattutto misurarmi con certe tradizioni. La prima cosa che ho chiesto è quello di vedere tutti gli archivi autografici di Monsieur Dior, scoprire come disegnava. La prima collezione che ho fatto a Dior era una collezione di analisi, non era una collezione di sviluppo. Innanzitutto penso al perché devo fare quel vestito. È un processo un po' lungo e nebuloso. Voglio essere sedotto dalla mia idea. E la seduzione viene al momento in cui con la fantasia corro, sento il rumore del vestito, il fruscio di un abito quando lo disegno, il vedere che questa figura si muove. Io mi sento uguale a quando ho iniziato 30 anni fa. Perché amo, voglio, dico sempre, essere il primo ad essere sedotto da quello che faccio.